nell'agosto del 90 ci fu l'invasione del Kuwait, i motivi sono noti, quindi quelli non noti non importa, ci fu l'invasione, l'ONU decise, fece una delibera che condannava questa invasione, indicava l'esigenza di ritirarsi e chiamava comunque a raccolta i paesi che ritenevano che ci fosse stata una sopraffazione del diritto internazionale, eccetera, di far parte, di andare a potenziare questi volenterosi, ora si chiamano, questi volenterosi che sotto l'egida degli Stati Uniti costituirono quello che fu chiamata la Desert Shield, questo scudo, o il Desert Shield, lo scudo del deserto, questa immagine tipica di questi nomi, no? Lo scudo del deserto, noi siamo lo scudo, la falange, e quindi cominciarono a rischierarsi nel Golfo, anzi avevano già iniziato da subito, ad agosto, inglesi, a parte gli Stati Uniti, con massicci rischieramenti giù, gli inglesi, eccetera, eccetera. Io all'epoca ero vice comandante, in procinto di diventare comandante del da poco ricostituito 50° stormo rivitalizzato, 50° stormo di Piacenza. Aspettavo, c'era già il programma del cambio di comando. Arrivò una telefonata una sera, è il capo di Stato Maggiore che le vuol parlare. Ma sì. Era il generale Nardini che mi diceva: domani mattina atterro lì a Piacenza col Falcon, lei si faccia trovare pronto che andiamo in Inghilterra, a Londra. E non è che uno chiede perché, ma qui non mi dovevi dire prima, non sono pronto, eccetera. Sì signore, così accadde. Atterrò, mi imbarcai con lui e mi disse che l'autorità politica di governo aveva detto che anche l'Italia stava valutando l'opportunità di inviare una propria rappresentanza, una propria presenza aeronautica, non solo di supporto, nel Golfo. Io rimasi abbastanza stupito, come c'erano già giù nell'ambito di questa risoluzione ONU delle unità navali della Marina, c'erano già stati nell'86 l'ammiraglio Mariani, ci si ricorderà, quindi loro erano più esperti di Golfo e quindi no, dice andiamo, l'idea è di mandare giù dei Tornado, l'unico velivolo che si può portare, insomma, in questi contesti. Era ancora un velivolo, lo è ancora, ma all'epoca era il meglio, il nostro fiore all'occhiello. Anche gli inglesi avevano portato giù tutti i Tornado, ovviamente. Siamo andati e nel viaggio di andata a Londra mi spiegò che dovevo anch'io lì allo Stato Maggiore inglese con qualche collega che avevo conosciuto nel periodo in cui ero in Inghilterra per vedere lui a livello più alto, io più di spiccioli potevo aiutarlo. Così rientrammo e fu costituita un gruppo di esploratori per fare dei sopralluoghi nel Golfo. La delegazione era presieduta dal generale Ferracuti, allora capo del terzo reparto dello Stato Maggiore Aeronautica,
io e altri colleghi rappresentativi dei vari settori logistico, amministrativo, tecnico, andammo giù con preavviso, insomma non si era nemmeno preparati, non si era mai nemmeno a livello, almeno al mio livello, ipotizzata questa cosa, quindi non c'era un presupposto, un qualcosa di scritto, di ipotizzato, un progetto. No, atterrammo a Bahrain, c'era l'ambasciatore da Abu Dhabi che aveva competenza anche su Bahrain, che è una città-stato sostanzialmente nel Golfo Persico, perché in prima ipotesi poteva quella essere la base di rischieramento, dove effettuare il rischieramento, se non che si vide subito che non eravamo certamente attesi. Parlammo col ministro della difesa, poi si poté andare a visitare l'aeroporto dove erano già rischierati gli inglesi coi Tornado, che a onor del vero avevano già occupato, era già saturo l'aereo. I Tornado, alcuni erano rischierati all'Isca di Pesce a fianco della pista, cioè cose anche inimmaginabili dal punto di vista della sicurezza. Avevano delle bombe nelle baracche dove dormivano i tecnici, perché, ripeto, era già tutto molto, oggettivamente molto pieno, molto saturo. L'Arabia Saudita era stata esclusa perché era il paese dove si era costituito il comando a Riyadh, quindi andare in Arabia Saudita, si capì dopo, avrebbe significato, quindi c'era evidentemente il veto, il non gradimento dell'autorità politica italiana, perché poi si capì meglio perché, anzi è meglio dirlo subito, perché l'idea era quella, e così fu, di inviarci giù in quanto a protezione, ad ombrello aereo delle nostre unità navali e non come parte della coalizione Desert Shield. Quindi andando in Arabia Saudita invece avrebbe reso questa lettura più difficile, cioè, che l'Arabia Saudita era diventata il luogo di rischieramento di tutti quelli che avevano contribuito e stavano contribuendo al Desert Shield. Quindi da lì ci recammo senza particolare entusiasmo, però insomma, negli Emirati Arabi Uniti, lontani dal teatro delle operazioni, mentre Bahrain sarebbe stato molto più vicino e quindi molto più conveniente sotto il profilo dell'autonomia, della distanza, cose ovvie. E anche lì in prima battuta, verosimilmente sempre per i motivi di questi che vengono qui un po' machiavellici, come lo stigma che ci portiamo un po' dietro, no? Questi italiani un po' machiavellici sono e non ci sono. E poi perché, mentre altri paesi, il Saudi, ovviamente il Kuwait, avevano dichiarato la loro, non dico guerra, ma il fatto di essere intenzionati ad attaccare, a contrattaccare gli iracheni, gli Emirati Arabi erano neutrali. Infatti dichiareranno guerra all'Iraq solamente 3 o 4 giorni la fine delle ostilità, quando la partita era ampiamente già chiusa. E quindi si può anche capire le riserve di natura diplomatica, i bizantinismi, e quindi in prima battuta ci dissero no, non c'è posto.
non vi possiamo accogliere. E quindi andremo a provare in Oman, ma significa andare a una distanza che poi ci vogliono mezza giornata tra andare e tornare per arrivare su al Kuwait o all'Iraq. L'Oman però se non che credo, non sono testimone di quanto è accaduto, ma per deduzione che siano intervenuti delle telefonate, perché in passato un gruppo di allievi degli Emirati Arabi erano stati addestrati nella nostra accademia, brevemente, ma soprattutto nelle nostre scuole di volo. Quindi può darsi che io ritengo, ripeto, lo dico come ipotesi, però qualcosa deve essere successo. Tra questi c'era anche l'attuale, allora più giovane, ma sempre figlio di Zayed, che era l'autorità massima giù ad Abu Dhabi, il principe Mohammed, perché il giorno dopo che ci avevano detto no, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ministro della Difesa anche, ci fummo contattati come delegazione, eravamo lì in albergo, ricontattati, ritornati lì, ci fu detto vi diamo la base. Quindi in 12 ore, 16 ore questo cambiamento ritengo fosse frutto di una interlocuzione che ha mosso autorità superiori rispetto a quelle che ci avevano detto di no. No. E ci fu detto che avremmo avuto questa possibilità di rischierarci in una base in mezzo al deserto di Al Ain, insomma a alcune decine di chilometri da Abu Dhabi. Ora Abu Dhabi si è espansa, quindi la distanza è minore, all'epoca era maggiore, in mezzo al deserto, una base di Al Dhafra, e avevamo a disposizione un mezzo hangar e una stanza, quindi una sistemazione alquanto scomoda, alquanto piccola, e ovviamente per gli alloggi dovevamo organizzarci. Non c'erano gli alloggi per un pacchetto che grosso modo era pensabile tipo quello di 8 mesi, 9 mesi prima della Red Flag, quindi quei 300, qualche spicciolo di persone. E quindi rientrammo con l'idea di approfondire, perché c'erano diversi punti in sospeso, appunto questi aspetti logistici. E invece rientrando immediatamente si capì subito che l'idea era di fare svelti, e nel giro di 48 ore in Italia nel frattempo avevano già provveduto a buttar giù un piano di operazioni, eccetera, insomma rientrammo, e di lì a poco, e quando dico poco dico 2 giorni, 3 giorni, ripartimmo e ce ne andammo giù. E all'inizio ci sistemammo in un albergo, avevamo lasciato giù la delegazione che andò a fare il sopralluogo, avendo capito che lì non c'era alloggio in questa base. Lasciammo giù una persona rivelatasi poi eccezionale, un carissimo amico, Giovanni Rissone, ufficiale del commissariato, quindi sovrintendeva tutti gli aspetti amministrativi, giuridici, eccetera, eccetera. Lasciato lì, lui fece i compiti a casa, perché trovò un albergo che fu il nostro primo posto dove poterci appoggiare quando arrivammo giù, appunto 300 persone circa. E nel frattempo partì la costruzione di questo accampamento
accanto all'aeroporto nel deserto. Ora, non dirò della guerra del Golfo, perché sono state dette tante cose, scritto un libro bellissimo ultimamente da Antonio Urbano, che era dico mio, non nel senso il mio collaboratore, con delega sulle operazioni. Quindi poi se ne è parlato, direi cose già ampiamente espresse. Aggiungo solo un paio di considerazioni di carattere per quanto mi riguarda e quanto ho potuto constatare. Vorrei di due ordini. Uno di natura teorica, l'altro più concreto. Vorrei sottolineare come questa operazione fu chiamata poi Operazione Locusta, che poi si concluse con l'inserimento nel Desert Shield, poi tutta una serie di vicissitudini anche di natura politica, insomma, cadesse in un momento caratterizzato da delle difficoltà oggettive. La prima è che psicologicamente, oltre al precipitare della situazione, il contesto era un contesto post-muro di Berlino, dove ci si poteva aspettare tutto, fuorché dopo 50 anni, no, siamo nell'89, 45 di pace, proprio dopo il muro di Berlino e dopo lo smantellamento, l'ultima era stata l'uccisione e la caduta di Ceausescu in Romania, poco prima di Natale precedente dell'89, di avere alcuni aerei da combattimento, non da combattimento, fuori dal perimetro NATO, insomma, capito? Questo uscire per andare in un teatro di guerra, quindi era un contesto particolarmente difficile da vivere, da interpretare. Infatti c'erano movimenti che si opponeva, tutti legittimi, pacifismo, contatti col vice di Saddam Hussein, Aziz mi sembra si chiamasse, che essendo cristiano, insomma, c'erano stati contatti anche con altri esponenti politici italiani e quindi questa difficoltà, questo sfondo difficile, non voglio fare il sociologo, che per l'amor di Dio, però e l'altra è che forse connessa e derivante da questo periodo, il mandato di andare giù non fu chiaro: andate Desert Shield, no, adelante ma con giudizio, insomma, mi fa fare delle citazioni, ma andiamo a difendere le nostre navi, non andiamo, quindi era un mandato un po', e quindi oggettivamente, insomma, creava delle difficoltà, e non ultimo le difficoltà appunto contingenti di essere fuori dai confini NATO, dove ci eravamo mossi, tante esercitazioni NATO in paesi, però era come atterrare nel nostro aeroporto, atterrare in un paese, in Germania, in Norvegia, in Turchia, perché la standardizzazione NATO era tale che non si sentiva invece lì eravamo fuori dal nostro normale status. E quindi tutto questo io l'ho definito
un quoziente di difficoltà che applicherei alla missione del Golfo. Cerco di spiegarmi. Così come in alcuni esercizi, in alcune attività sportive, vi è un gesto tecnico che però va poi contemperato, moltiplicato per la difficoltà. Pensiamo ai tuffi, no? Tuffo si fa, però c'ha 3 di coefficiente di difficoltà, quindi il gesto tecnico vale 9, ma diventa 10 perché era più difficile di quello che ha preso 9,5, ma aveva un coefficiente di difficoltà 2. Alla fine, leggere questa missione senza tener conto positivamente di questo coefficiente di difficoltà non rende giustizia all'esatto valore di questa missione, insomma, no? Un fatto è andare nel Kosovo, poi atterrare a casa, è tutto a posto, faccio riferimento al 99. È un fatto è muoversi con questa difficoltà di fondo e venirne fuori, a mio avviso, in modo brillante. Altre difficoltà invece più concrete, che sono state poi, credo anche e soprattutto come esperienza post-Golfo, siano state quelle di aver individuato con la Costituzione, e non solo con la costituzione della squadra, del centro del comando operativo, interforze, eccetera, un'entità che comandi, che possa comandare un reparto o più reparti italiani all'estero. All'epoca il comando era di una regione, e gli assetti però erano di 3 regioni, eccetera, e si intuisce che, insomma, qualche difficoltà lo avrebbe creato e la creò questo fatto, e questo è stato risolto 25 anni fa. L'altro fu che l'armamento di caduta intelligente, cosiddetto, impropriamente, insomma, dove tiri una bomba e colpisci il pilastro di un ponte, se quello è il tuo obiettivo, invece di doverne tirare 10 sperando che una ci caschi, come si faceva fino allora, e anche questo è stato risolto. E lo stesso il tanker, quindi alcuni dei problemi che incontrammo giù sono stati opportunamente, brillantemente risolti, e quindi credo di poter concludere dal punto di vista dell'operazione del Golfo che sia andato tutto bene, sia stato positivo, nonostante l'abbattimento di un aereo, nonostante tutti gli attacchi. Gli italiani non sanno fare il rifornimento aereo, anzi, che abbia costituito questo fatto, senza voler scomodare, eccetera, un pochino far ricordare la Crimea del 1855, dove un bel gruppo di piemontesi va là e fa vedere che esistono anche loro, e poi diventeranno, nei colloqui di pace dopo la guerra tra l'impero ottomano e quello russo, che esiste una questione, che anche noi ci siamo, insomma, capito? Credo di essermi spiegato. L'ambasciatore Fulci, che per un periodo poi del mestiere che ho fatto dopo, brillantissimo, come ultimo precedente incarico era stato ambasciatore presso la NATO, il quartier generale a Bruxelles, dove convivono
convivevano e convivono tutti gli ambasciatori dei paesi NATO, quindi è un momento, è un posto molto importante perché si avvicini un po' a tutti questi paesi. Ebbe modo di dirmi che la nostra, paradossalmente, l'abbattimento dell'aereo aveva comportato che noi, Italia, venissimo scoperti, disse, perché in tutti i debriefing che abbiamo fatto finora nei consessi internazionali la presenza italiana era stata ignorata, quindi voglio dire, nonostante il disastro, che poi non ci fu nessuno, insomma l'equipaggio illeso poi ritornò a casa, quindi al di là del dispiacere della perdita del velivolo, come si vede, ci fu anche qualcuno che disse almeno vi siete fatti notare che eravate presenti. E questo è un po' quanto. Concludo dicendo che il mestiere di pilota, soprattutto il pilota di caccia, a conclusione, a postfazione, è una professione bellissima, è una professione affascinante, esaltante, che esalta un po', forse anche un po' troppo, l'ego, perché uno si trova seduto a bordo di queste macchine meravigliose che fanno capriole in cielo, eccetera, e prende tutte le decisioni da solo. Altro fatto è essere in un team dove, quindi sei faber fortune tue, come dicevano nell'umanesimo, sei l'artefice della tua fortuna, non devi condividere, con decidi tu, e quindi ti carica un po' l'ego, a tal punto che io ho detto a volte scherzando, è un lavoro da single, perché almeno per la mia generazione, certamente le cose saranno e sono cambiate favorevolmente, positivamente. Per la mia generazione io ho fatto quello che ho voluto e mia moglie, che è una delle mogli di molti come me, hanno fatto tutto il resto, perché per noi c'era il volo e dopo il volo c'era il circolo ufficiale, le riunioni dei compagni del volo, del gruppo, lo spirito di gruppo aveva precedenza su tutto e di 12 o 13 traslochi che abbiamo fatto io ho contribuito solamente all'ultimo, quando già in pensione dalla casa in mezzo a un campo da dove ero partito, non potendo più mandare avanti il podere da solo abbiamo venduto questa proprietà, mia sorella e io, e mi sono trasferito nell'appartamento da dove vi parlo. A questo ho contribuito. Ai precedenti 11 no. Auguri di ogni bene a tutti.